Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti su Mattino Milan, Radio Rossonera, martedì 9 maggio 2023. -1 all'Euroderby, Enrico Boiani, ma soprattutto da Milanello, lo starete già vedendo, Simone Cristao. Ciao Simo, buondì. Ciao, buongiorno a tutti. Ben ritrovati da Milanello, ormai è una consuetudine di questi martedì primaverili. Meno male. Eh sì, ormai siamo abituati a questo. Simo, ti chiedo cosa si sta vivendo lì, come si vive lì, che clima c'è, oltre al clima grigio, insomma, Quello sì. del meteo, che clima c'è, che atmosfera c'è? Allora, ancora c'è molta quiete, insomma, se sentite non c'è praticamente un rumore di sottofondo. Stanno iniziando ad arrivare i giocatori, qualcuno è già arrivato, tipo Salma Kerr, ho visto passare Rebic, per esempio in questo momento ne sta arrivando un altro a tutta velocità, tra poco mi sfreccerà dietro, tra poco lo vedrete con il BMW aziendale, ti dico anche chi è, era Bakayoko, che è passato dietro di me. Ognuno ha gli arrivi che si merita. Scherzi a parte. Tempo atmosferico grigio, come vedete, freschino, quindi si sta anche discretamente bene. Per allenarsi credo che sia il tempo migliore. Quindi non fa caldo, si sta bene. C'è un po' di agitazione, quello sì, qui sì, rispetto a Milano un po' più diciamo, di frizzantezza si respira, perché tra i colleghi, tra gli arrivi, insomma, diciamo così, si è entrati più nel mood, cioè ci sono quei 2 o 3 passaggi classici del prepartita tra arriviamo qui per l'allenamento e l'arrivo dei giocatori, in questo momento ne stanno arrivando altri, in questo momento è arrivato, credo Tata, se non ho visto male. Però, insomma, c'è un po' di frizzantezza in più, non tanto per la formazione, perché è quasi scritta, però diciamo, ci si avvicina velocemente alla partita di domani. Dopo le vediamo le formazioni probabili di questa vigilia del derby. Ricordiamo anche il programma di Milanello oggi, 11 e 15. 11:15, sì, tra esattamente, te lo dico già, un'oretta scarsa, c'è l'ingresso dei giornalisti verso le ore 10 per poi posizionarsi, scusate, verso le ore 11, scusate, ci si posiziona, 11 e un quarto parte l'allenamento, quello visibile alla stampa dura il quarto d'ora classico, quindi alle 11:30 tutti fuori per le prove tattiche di mister Stefano Pioli, che poi parlerà invece in conferenza alle 14:30, se non erro, con Olivier Giroud. Eh sì, è in clima derby, Simo, anche, come dire, sono in clima derby anche i giornali oggi, perché Eh beh, non è come ieri, non è come l'altro ieri, si entra sempre di più verso il derby e naturalmente la prima pagina di oggi di Gazzetta dello Sport è dedicata a quello, soprattutto a un'intervista a un doppio ex, oserei dire più ex dell'Inter, ovvero Bobo Vieri, che si sbilancia. In realtà è una cosa che stanno dicendo un po' in tanti: la cioè? vince chi passa, riferito alla Coppa. C'è questa credenza, che non è solo di Vieri, se non sbaglio anche Mm. Sabatini ha detto una cosa del genere, ma anche altri, eh, che chi vince l'Euroderby alza poi la Coppa. C'è sempre una finale da giocare, con una tra Manchester City e Real Madrid, che scenderanno in Eh, campo per l'andata questa sera. Però diciamo che è un sentiment non, come dire, non casuale. Tanti ce l'hanno in questo periodo, non so cosa ne mm. pensi. Da una parte mi sa che ce la stiamo suonando e cantando tra di noi in Italia, poi oltre Alpe credo che nessuno pensi questo, dalle Alpi in poi. Però detto questo, sono 2 squadre che probabilmente soprattutto contro sanno giocare particolarmente bene. L'abbiamo visto con il Milan, sia con il Tottenham che con il Napoli, si è fatto anche attaccare e ha saputo ripartire. L'Inter stessa, insomma, è una squadra che in ripartenza fa molto bene. L'abbiamo vista sia con il Barça nei gironi, dove praticamente ha avuto quasi niente di possesso palla, ma alla fine ha vinto lei, e anche nelle partite di eliminazione diretta, soprattutto col Benfica,
Benfica ha tenuto soprattutto all'andata tante volte la palla, ma insomma, occasioni create veramente poche. Sono due squadre che sanno giocare contro. Poi da qui a dire che la vinci, c'è a parte una semifinale, ma chi passa delle due deve vincere una finale. In gara secca la frase fatta tutto può succedere è vero, però va giocata lo stesso, insomma, non è così semplice. L'Inter è più forte, Leao è mezzo Milan e tra poco arriviamo a Rafael Leao, ma sarà una Già. lotteria e chi va in finale riprende il titolo iniziale, per me vince. Ampissimo spazio naturalmente per il derby. Oggi Milan-Inter siamo noi, Tonali già in ritiro, diete orari rigidi, no a cene ed eventi, quindi un Sandro Tonali che ha festeggiato il compleanno nella maniera più sobria possibile, chissà che possa avere un regalo o fare lui stesso un regalo domani sera. Barella canta, chiede del 2010 e niente scherzi. Tra l'altro strano che con Brahimino. sotto Nicola Barella le canzoni di Ultimo con le figlie a scuola, Ultimo che è anche un po' il cantante preferito di Sandro Tonali, cioè sì. c'è anche questo derby per le canzoni di Ultimo, perché qui vengono evidenziate roba seria. Sì, roba seria. Roba importante. Vabbè, A proposito di roba importante, appena passato dietro di me Teo Hernandez, ho cercato di vedere se aveva dei capelli diversi dal solito, ma era cappellinato e quindi purtroppo non l'ho visto. Se ci riserva altre grandiose sorprese, però la macchina è riconoscibile, si vede da lontano qual è, però ancora non sappiamo se abbiamo capelli diversi, ma come detto, 11:15 social di Radio Rossonera, da quel momento in poi abbiamo anche questa piccola curiosità. Sì, tra l'altro vi ricordo che oltre a trovare i video dell'allenamento di Milanello sui nostri profili Instagram e Twitter, c'è anche il profilo TikTok nuovo, appena creato, lanciato proprio per l'Euro Derby, ieri, Radio Rossonera, scrivetelo, cercatelo, @ Radio Rossonera comunque, e per tutti i nuovi contenuti esclusivi anche su TikTok. Chiudiamo con Gazzetta dello Sport, derby, chi scatta? Il Milan è più riposato, l'Inter corre di più, Teo insuperabile, Cecchino, Lautaro. Io mi soffermerei però in questo caso sulla parte destra, Leao verso il no, panchina possibile, arriva Cardinale. Ci soffermiamo qui sulla parte del Milan, perché di fianco c'è la parte dell'Inter e un Leao che non dovrebbe farcela, lo sapevamo, nonostante ieri il buon 17 abbia postato un video dove delle piccole bimbe pregano per la sua presenza mercoledì, non dovrebbe esserci, però c'è Cardinale che ha il 100% di vittorie a San Siro nelle partite del sì, è vero, cioè, le statistiche fanno un po' storia a sé, però è vero, ha grandissimo margine di vittoria le sue presenze. Per quanto riguarda Rafa, ieri sera si era un pochino sparsa la notizia di un suo possibile, diciamo così, di una sua presenza fino all'ultimo momento sul chi va là. E vediamo oggi. Non ci sbilanciamo perché tra un'oretta c'è la rifinitura, però se mi chiedi le più classiche delle percentuali ti dico che all'80% no. Gli lascio un 20% perché sono milanista e ci voglio sperare fino in fondo. Però credo che sia particolarmente difficile vederlo nella lista dei convocati e soprattutto domani in campo. Pazienza, faremo con altro. Con chi è passato poco fa, ad esempio. Ecco, andiamo a vedere le probabili formazioni partendo proprio da quella del Milan, che non va troppo distante da questa formazione qui. Magnani in porta, Teo Tomori, Chiere, Calabria in difesa, Krunic e Tonali con Salmacher e Diaz sulle fasce. Io mi tengo un briciolo di dubbio sulla posizione, nel senso che non escluderei che possa essere anche il contrario, cioè Salmacher a destra nella sua posizione naturale e Diaz più a sinistra. Benasser che fa il terzo centrocampista, il centrocampista offensivo di Pioli. L'unica punta è sempre lui, Olivier Giroud. Questa è la formazione del Milan, direi che da qui non si scappa, Simo. No, non si scappa, questa è la formazione del Milan.
c'era la possibilità di vedere ad esempio Messias come alternativa a Diaz/Salmaker, però credo che questa sia quella più probabile, quella che sempre per il gioco delle probabilità tiene con l'80% la leadership delle scelte. Non ci dovrebbero essere alternative, come hai detto, forse l'unica è l'inversione dei ruoli, ma in realtà Diaz ha spesso, quasi sempre, anzi giocato quest'anno a destra, Salmaker abbiamo già fatto le prove generali con la Lazio a sinistra. Credo che questa sia la formazione in tutto e per tutto. Poi ci teniamo qualcosina da giocarci nella gara in corso tra Messias, Origi, Rebic e credo Pobega alla fine, che siano i giocatori quelli un po' più da metà campo in su, spendibili. Sì, sì, sì. Chiudiamo con la formazione dell'Inter, prima di un brevissimissimo passaggio, l'ho tenuto in fondo apposta su un'altra piccola questione. Questa è l'Inter, la solita Inter: Onana, Bastoni, Acerbi, Darmian, Dumfries, Barella, 1 tra Cialanoglu, Brozovic, Mkhitaryan e Di Marco, direttore, Di Marco, non Nel mentre dietro di me è proprio arrivato Rafa, in questo istante, con il suo van super riconoscibile, è appena arrivato Rafael Leao. Di Marco a sinistra, direttore, non Valeri della Cremonese, e Lukaku e Lautaro davanti. Sì, l'Inter è questa. C'è l'alternativa soltanto a centrocampo, per il resto credo che non ci siano grossi dubbi. Più che altro il ballottaggio tra Dzeko e Lukaku, e vediamo chi lo vincerà, però credo che al di là di chi andrà in campo, poi all'ora di gioco solitamente Inzaghi fa sempre il cambio di almeno una delle punte, quindi cambia abbastanza poco. Vediamo, è molto sul chi va là. Io con il Napoli ero un pochino più fiducioso, mi davo tipo il 60-40, ma era un'idea mia personale, anche se in realtà tutti pensavano forse un po' al contrario. Qui davvero è lancio della moneta, è cosa a terra per terra, tra testa e croce, è quella che passa. Non do alternative di più né a una né all'altra. A me onestamente l'Inter mi sembra un'ottima squadra, ma non è imbattibile, l'abbiamo visto in stagione. Idem il Milan, è un'ottima squadra sulla partita secca soprattutto, ma purtroppo non è stata imbattibile. E quindi Sì. nel mentre sta arrivando un Audi di livello, ed è Fikayo Tomori, che eccolo là dietro, mi sfrecia con, e lo si sente anche, con un coupé, niente male. Bene. Che tra l'altro Sì. è il livello poco prima della tua Audi personale. Sì, 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 assolutamente. È lì, guarda, qui di fianco, non giro la telecamera perché sennò faccio un po' così, invidia fic. Di cosa volevi chiudere? Scherzi a Con cosa volevi parte, chiudere? no, scherzi a parte, Mm. un attimino sull'Inter. Anche io la vivo come un 50-50 per il semplice fatto che solitamente sono contento quando non c'è Dzeko nell'Inter, Mm. perché secondo me è un attaccante formidabile. A sto Mm. giro non so se essere contento o meno, e quindi questo significa che l'importanza della partita mi porta a annullare qualsiasi tipo Ah, di pronostico e come dire, e idea tattica sulla gara. Chiudiamo, Simo, non c'entra sì. niente con l'Euroderby, purtroppo, perché vorremmo parlare solo di quello, ma c'entra con la fine di questo nostro campionato. Prima pagina, Corriere dello Sport: Juve torna alla stampata, in arrivo almeno 9 punti di penalizzazione, Champions in pericolo. Aspettiamo, naturalmente, però per completezza di informazione abbiamo dato anche, insomma, questa cosa qui. Ieri sono arrivate le motivazioni per l'inchiesta plusvalenze. Attendiamo, stiamo anche un pochino, è brutto da dire, brutto, insomma, è lo stato dell'arte, stiamo un pochino anche aspettando e sperando, noi tifosi delle altre squadre coinvolte nella corsa Champions, che la Juve possa esserne fuori, ecco, se non sul Sì. campo, con quello campo. Diciamo che l'impianto accusatorio sembra essere confermato, in qualcosa ovviamente va rivisto, probabile che i 15 diventino qualcosa meno, magari 9 come era la richiesta originaria, però dovrebbe essere questa la sorte della Juve per questo, tra l'altro, prima parte che riguarda le plusvalenze, poi c'è tutti gli altri filoni ancora aperti. Vediamo come andrà la giustizia, cosa deciderà. Detto questo, cari miei, facciamo una fatica tremenda perché saremo quinti in tutto ciò. Quindi
Aspettiamo e speriamo, diciamo così. Non so cosa mi voleva dire la carissima Beatrice Sarti. No, niente di che, credo Ah, niente ok. di che. Ok, Ho ok. controllato io i suoi messaggi, non è niente, credo, di rilevante ai Ok. fini di questo video. Detto ciò, direttore, siamo in chiusura. Io ti Grazie. lascio a Milanello e a tutta l'esperienza di questa vigilia vissuta in quel di... L'experience. Perfetto, esatto, in quel di Solbiate Arno, anzi di Carnago. Ma volete Grazie. vedere cosa ho visto io per tutto il, per tutto il video? No, Il scherzo. Wyoming, credo. Sì, esatto, il Wyoming che c'ho davanti a me, perché il centro è qua dietro. Nel mentre sta arrivando a Grazie, Passo d'Uomo direttore. uno dei nostri, lo salutiamo. Ciao, ciao Henry, ci ritroviamo come al solito 13, 16, 19, i 3 appuntamenti classici di Radio Rossonera. Sì. Chiama Milan, tra poco ci sono io tra l'altro sulla piattaforma Viola. Questo ve lo faccio vedere. Il talk e filo rossonero. Chi è passato? Non lo so, era troppo veloce per vederlo. Benissimo. Io vi invito come sempre a lasciare un like che ci supporta tantissimo, iscrivervi al canale, diteci la vostra sotto nei commenti sulle probabili, sul vostro livello di ansia, dateci l'ansiometro. Da 0 alla ansia, a che punto è arrivato il vostro ansiometro? Fatecelo sapere sotto nei commenti. Grazie a tutti anche da parte di Enrico Boiani. Ci ritroviamo con i prossimi appuntamenti sempre qui su Radio Rossonera. Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro.